Siamo nel 2022, ma nonostante questo Instagram ancora oggi rimane un mercato nero di follower finti. Ci sono ancora infatti moltissime persone che credono alla prima agenzia che gli si presenta in direct promettendogli tantissimi follower. In questo video voglio spiegarti il perché non dovresti mai, e dico mai, acquistare follower fake, anche perché ti costerà molto caro. Quindi se vuoi sapere tutto questo e vuoi sapere anche qual è stata la mia esperienza in questi termini, rimani fino alla fine. Adesso ti starei chiedendo: Arianna, ma perché fai questo video? Oltre alle migliaia e centinaia di DM che ricevo ogni giorno in cui le persone mi chiedono: ma secondo te questa agenzia è affidabile? O secondo te dovrei acquistare follower? Oppure ho acquistato follower in passato, come posso fare? Purtroppo ho avuto una brutta esperienza anch'io, nel senso che non ho scelto io direttamente di acquistare i follower, ma ho scoperto che qualche simpaticone l'ha fatto per me. Mi sono ritrovata quindi a crescere in maniera spropositata in pochissimo tempo, ma purtroppo il mio engagement invece non saliva costante come le persone, i nuovi seguaci insomma. Quando quindi mi sono accorta di questo dislivello, ovvero di una crescita esponenziale di follower sregolata rispetto a quella che avevo avuto fino a quel momento, ma soprattutto un engagement che invece di crescere sembrava quasi voler calare, ho scelto di investigare di più e capire se effettivamente i miei sospetti erano fondati. Ora che ti ho spiegato il perché quindi ho scelto di fare questo video, passiamo nell'atto pratico e vediamo cosa ho fatto e cosa dovresti fare tu se ti dovesse succedere una cosa del genere, ma soprattutto cosa non devi fare per ritrovarti in questa situazione. La prima cosa che devi sapere infatti è che tutti coloro che ti offrono un numero determinato di follower italiani al 100%, follower di qualsiasi tipo, sono tutti finti. Questo vuol dire che una volta che avrai acquistato il servizio di questa suddetta agenzia o di questa pagina o insomma chiunque ti si proponga, quello che riceverai saranno tantissimi account fake, magari senza una immagine del profilo, con tantissime persone che seguono, eccetera eccetera eccetera, e tutto questo ti porterà a un engagement basso. Questo perché Instagram funziona in questo modo: quando tu pubblichi un post, Instagram fa una prima fase di test dove mostra il tuo contenuto al 20% circa della tua audience. Se questo 20% reagisce bene al tuo contenuto, quindi interagisce, lascia commenti, lascia like, Instagram sceglierà di farlo vedere ad ancora più persone. Se invece questo 20% non interagisce bene perché magari sono proprio quel 20% finto di follower che hai comprato, ti sono stati acquistati, ovviamente Instagram legge il tuo contenuto come non interessante e non lo mostrerà a nessun altro e quindi ovviamente sarà un flop. Proprio per questo motivo dovresti evitare assolutamente di acquistare follower, o se ti accorgi che qualcuno te li ha acquistati dovresti rimuoverli, perché questo farà calare drasticamente il tuo engagement e la crescita del tuo account. Ora, prima di capire che cosa devi fare nel caso tu abbia acquistato follower fake o nel caso tu ti senta di che qualcuno li ha acquistati per te, ti voglio ricordare che se ancora non l'hai fatto ti devi assolutamente iscrivere al mio nuovissimo webinar L'età dell'oro di Instagram. È un webinar di 90 minuti dove ti spiego step by step come creare, crescere e monetizzare con successo la tua pagina Instagram. Quindi se ancora non ti sei iscritto, mi raccomando, fallo subito cliccando nel link che trovi qui sotto in descrizione. Ora torniamo al nostro video e vediamo effettivamente quali sono le tipologie di fake follower, perché magari non tutti lo sanno. Ne esistono due tipologie in particolare e sono i mass following e i follower fake. Per mass following intendiamo quei follower che seguono un numero importante di persone, ad esempio 7000 persone, perché poi è il massimo che Instagram ci consente, e ovviamente seguendo così tanti account magari sono anche persone reali, fisiche, cioè potrei essere anche io, ma il problema è che seguendo così tante persone non vedranno mai il tuo contenuto, perché tu finirai in mezzo a tutte le altre persone seguite da questi account e quindi è molto probabile che non riescano a vedere il tuo post e di conseguenza ovviamente è molto penalizzante per te, sempre perché abbiamo visto insieme come funziona l'algoritmo. Dall'altra parte invece abbiamo i fake follower. I fake follower solitamente hanno un nome molto strano, anche con numeri e caratteri speciali, non hanno l'immagine del profilo, hanno delle foto prese da internet anche magari sgranate e non esistono, ovvero sono stati creati, vengono utilizzati da delle macchine, vanno a seguire gente a caso perché appunto c'è chi acquista effettivamente questi servizi e quindi vuole aumentare il numerino dei follower, e ovviamente sono dannosissimi perché, come nel caso del primo, che in realtà possono essere reali ma non vedono i nostri contenuti, questi vi posso assicurare che non vedranno mai il nostro contenuto perché non c'è nessuno che utilizza questi account
account se non i bot che in automatico poi vanno a seguire tot persone. Quindi ora come fare effettivamente a rimuovere questi mass following e questi follower fake dal momento in cui sono super dannosi per il nostro account? Esistono vari servizi che ci possono aiutare in questo. In realtà qui abbiamo due opzioni, ovvero se abbiamo poco seguito possiamo anche andare a spulciare nella lista dei nostri follower e andare a rimuovere tutti quelli che ci sembrano sospetti, ma questo vuol dire un grandissimo lavoro perché dobbiamo andare a cliccare su ogni account che abbiamo all'interno della nostra pagina e andare a controllare questi criteri, quindi se effettivamente sono persone che pubblicano con costanza, se scrivono cose con criterio, se hanno l'immagine del profilo, e diventa veramente un lavoro. D'altra parte invece ci sono dei servizi, che è quello che ho scelto di fare io, ovvero io mi sono affidata a un servizio anche per il grosso seguito che ho e ho scelto di far fare a loro questa analisi. Sono ovviamente dei servizi totalmente, e dico totalmente, sicuri, ma ora vi consiglio io cosa fare nello specifico. Il servizio in particolare è questo, come potete vedere dal mio schermo, e quello che potete fare è scegliere un diverso pacchetto in base al numero di follower che avete, quindi c'è un pacchetto che arriva fino a tot follower e costa tot, e un pacchetto che arriva fino a tot follower e costa una cifra superiore, perché ovviamente l'analisi sarà da fare su un numero superiore di persone. Dopodiché, una volta che avrete acquistato questo servizio, loro andranno ad analizzare i vostri follower. Non è richiesta password, non è richiesta username, che queste di solito sono le cose che possono compromettere il nostro account, quindi attenzione quando vi registrate in determinate app, dovete accertarvi che siano verificate, ovvero che siano approvate da Instagram e che non corriate alcun rischio e pericolo, come ad esempio alcune app che sono verificate e certificate da Instagram sono Planoly, Later, queste applicazioni che servono per l'autoprogrammazione dei post. Tutte le altre applicazioni non lasciate mai password e nome perché potrebbero poi rubarvi l'account. Comunque, ad ogni modo, questo servizio non vi richiede nessuna password, per cui va benissimo. Una volta che avrete fatto il pagamento, loro si prenderanno 5 giorni lavorativi per analizzare il vostro account. Una volta finito vi manderanno un foglio di lavoro con tutta la lista delle persone che dovete smettere di seguire. A questo punto avete due possibilità: o smettere di seguirle in autonomia, oppure far sì che loro facciano questo lavoro per voi. Qui apriamo un capitolo. Io ovviamente mi sento di consigliare questo servizio perché a me è stato veramente molto utile, ma ci tengo a precisare una cosa: quando dovete delegare a loro il lavoro di rimozione follower dovete lasciare il vostro username e la vostra password. Per questo motivo io vi sconsiglio di farlo, anche se ovviamente è molto più faticoso farlo in autonomia, però non correte alcun rischio. Quindi quello che vi consiglio, che è quello che sto facendo io, ogni giorno rimuovere 10 follower per volta. Quindi è molto semplice, basta andare nella lista dei vostri follower, cercare il nome dell'utente che volete smettere di seguire, cliccare poi su rimuovi e il gioco è fatto. In questo modo non correte alcun rischio, riuscirete a pulire il vostro account e finalmente potrete godervi un engagement degno di nota. Quindi tutti questi sono i passaggi che dovete fare se volete risanare il vostro account nel caso qualcuno ve l'abbiate comprati in passato, a me non interessa. Fate però questa cosa se il vostro engagement sta calando e invece i vostri follower magari continuano a crescere, o se avete il sospetto che qualcuno possa aver fatto questo dispetto al vostro account. Bene, ora sapete tutti i passaggi che dovete fare, sapete esattamente il perché non dovete mai comprare follower fake, quindi mi raccomando non fatelo. Noi ovviamente ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo video. Se questo video ti è stato utile, ti è piaciuto, lascia un like e magari condividi con i tuoi amici che potrebbero averne bisogno. Noi poi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!